Allora, siamo con Tiziana Pagotto, va bene se ti chiamo Tiziana? Sì, Tizi da Gorizia è morta. Le ho chiesto perché Tiziana era conosciuta come Tizi da Gorizio nel suo percorso artistico. Come artista la possiamo definire una outsider perché è una di quegli artisti che non si è mai interessata a allinearsi ad una corrente, ad una moda già esistente, a seguire una linea che si poteva trovare all'interno di mostre o di gallerie d'arte, non si è neanche interessata alla parte della commercializzazione dei propri lavori, ma ha creato nel corso degli anni, un bel po' di anni, progetti artistici che Guarda. erano in linea di un proprio percorso personale e siamo qui per parlarne proprio perché, come potrebbe fare soltanto un artista outsider quasi, ha deciso di chiudere il capitolo della sua produzione artistica per aprire qualcosa che non sappiamo ancora che cosa sarà, perché appunto un artista si dirige sempre verso l'ignoto. Quindi anche se magari non realizzerà più progetti artistici, per me continuerà a essere un artista. E siamo qui proprio perché per iniziare questo nuovo capitolo ha deciso di alleggerirsi di tutte le cose che ha creato e ha costruito fino adesso e a me oggi cederà il corpus dei suoi lavori che ha realizzato utilizzando dei versi che io ho scritto delle mie poesie e l'ha fatto, come vediamo in questo pezzo, eh, ricamando, cucendo i versi sui capi di abbigliamento, su borse e simili. Cioè con il cucito ha scritto i versi, che è una cosa che a me colpisce molto perché è un guardare con passione, con amore, al di là che sono le cose che ho fatto io, ma alla poesia e quindi rivolgersi ad essa facendo una trasposizione in qualcos'altro che diventa materiale addirittura indossabile ed è proprio un gesto d'amore. Grazie per il tempo di questa intervista. Intanto ci puoi raccontare come mai dal niente hai cominciato a costruire progetti artistici e sei arrivato poi a lavorare con i versi. Allora, non era una mia necessità. Si era creata la situazione che la persona con cui condividevo la vita avesse una buona mano di disegno, avesse necessità, ma non le capacità di interagire con altri e aveva questa necessità di confronto, di seguire e io mi sono attivata e mi sono ritrovata nel mondo artistico, merito poi molto di Portogruaro, il Porto dei Benandanti, che è stato basilare e che ci hanno accolti e da lì sono partita, non era una mia necessità e mi sono tanto divertita, ho studiato, mi sono impegnata, ho anche sofferto, cioè è stato un mondo stupendo, mi ha dato tantissimo, mi sono espressa in modo, è stato molto utile per la mia salute psichica tra l'altro, non poco. Però poi è arrivato il momento in cui, dopo quasi 3 decenni, concludo il rapporto di coppia. Dopo 42 anni lascio questa casa e dopo un bel po', insomma, non avrò la possibilità di mantenere tutti i lavori fatti, anche perché appunto non avendo mercato tantissimi pezzi per le mostre e così ho deciso di liberarmi, che non è un alleggerimento ma è veramente una liberazione. Mi libero da tutto ciò che è stata la mia vita nell'ultimo trentennio e per non tanto l'ignoto, perché sento già la libertà del mio futuro, per cui so già che cosa fare più o meno, non so con precisione le date, però libera, libera. E in questo modo mi libero di tutti i lavori, che non è un rinunciare
un rifiutare, no, è proprio liberazione, liberazione da un percorso. C'è stato, mi ha dato tantissimo, felicissima. I versi, per tornare a Enzo Comin, che è il fulcro della situazione, i versi è l'unico poeta, nella mia grande ignoranza, però è l'unico poeta che devo leggerlo 30-40 volte anche, ma è l'unico in cui riesco ad entrare. E sono incredibili, i suoi versi sono incredibili. È l'unico poeta che riesco a cogliere, che riesco a interiorizzare, a sentire, a vivere, a vivere. Addirittura c'è un verso che proprio in queste ultime settimane mi era rimasto impresso, ma proprio in queste ultime settimane l'ho vissuto, te lo dirò dopo. E niente, ho cominciato nel 2014, mi pare, il primo cappotto mio da utilizzare nelle manifestazioni artistiche con dei versi che mi avevano colpito tantissimo di Enzo. E poi avevo fatto anche altri capi quando erano magari un po' così, un po' trascurati, andati per via della vecchiaia, ecco che li rivitalizzavo. Solo dopo ho scoperto che già un secolo fa lo faceva la Sonia Delaunay con i versi dei suoi amici poeti. L'ho scoperto dopo però. E poi, 5-6 anni fa, sono venuta a conoscenza di questo poema di Enzo, di 50 pagine, se non erro, proprio 50-50, è bello lungo. L'ho letto, non è editato, è bellissima la sua citazione, ha avuto un'edizione sartoriale invece che editoriale, no? E lì ho colto varie situazioni e ho cominciato e sono arrivata a tantissimi pezzi, perché considerando le borse che adesso ormai sono già tutte dilapidate in giro per il mondo, tutto. E tirate proprio a destra e a manca, a parte le borse, sì, con le borse penso più di 100 pezzi. Quando ne avevo fatti 5-6 ho informato Enzo, ho detto guarda, scrivo versi di Enzo Comin, eseguo io ma i versi rimangono tuoi, li ho sempre sentiti come un lavoro suo. E lui mi ha risposto una cosa bellissima, mi ha detto le parole sono di tutti e quello che tu stai facendo sono situazioni che hai colto tu, quindi sono dei tuoi haiku. Quindi ha dato una valenza ulteriore al mio lavoro, quando invece sono i suoi versi che io ho voluto, perché mi davano molto. Non l'ho fatto per fare un piacere a lui o per perseguire una situazione artistica più o meno. No, semplicemente perché erano cose profondissime che io sentivo molto. E questi haiku, come li chiama lui, questi haiku li ho trasportati non con il cucito ma con il ricamo. Il lavoro è piuttosto, come si può dire, liberatorio anche questo, perché in un capo già confezionato, io non sono una sarta, devi sciogliere i punti della cucitura e poi ricamando nella schiena perché c'è lo spazio, ma anche perché non riesci indossandolo a farti il selfie, hai bisogno comunque dell'altro essere umano che ti possa ritrarre, dato che oggi va molto di moda il selfie e questo è impossibile perché i versi sono sempre sulla schiena. Ma per poter ricamare bisogna avere una mano che trattiene il tessuto e con l'altra ricamare. E l'impossibilità, perché con la matita o con il pennello fai su un piano e vai, mentre lì devi girare il tessuto, invece di girare il polso devi girare il tessuto e quindi è un lavoro di grande, e non puoi sbagliare perché il tessuto altrimenti una volta che sbagli, se tagli il filo rimane il segno del lago e dipende dal tessuto, poi tipo i bouclé, quelli di lana, non ti rimane il segno, quindi devi andare a occhio e insomma c'è tutta questa complicazione del fare
non la ricerca del semplice, ma può essere definito un lavoro meditativo, perché devi risolvere le problematiche e devi essere presente lì e entrare in una dimensione che non è quella del fare il quadro. È diverso. Questi dettagli non li conoscevo, non potevo neanche conoscere perché non sono un esperto di cucire. Molto interessante. È perché devi inserire la mano sotto e non hai la possibilità del pollice che ti tiene fermo, e quindi devi trovare un modo, e poi con l'altra e con l'ago devi girare la E, la O, la virgola, poi il filo finisce, quindi devi fissare il filo, riparti, che ci vorrebbe un filo chilometrico, ma poi non puoi lavorare se è lunghissimo, quindi devi mettere il filo corto. Io ho una nonna sarda, per cui... Quando si dipinge e quando si fanno dei lavori riconosciuti, di solito come arte visiva, si entra in una introspezione quasi meditativa, no? Non avevo mai pensato che potesse succedere lo stesso anche facendo una cosa come la sartoria. Lo può fare anche il muratore, quando si lavora con le mani. Sì, beh, anche... Se c'è la prego. testa e se c'è anche il cuore, no? Quando... Quella è la meditazione, quello di essere in una dimensione totale. Nel mio libro sai che parlo che questo succede quando si fa qualcosa che si ama fare con il cuore, indipendentemente da quello che si fa. E anche con la appunto. mente e con le mani che ricevono... Certo, perché tu hai scelto specificatamente dei versi, non a caso. Non a caso, come hai detto tu, i miei haiku, no, sono i tuoi versi, sono quelli che mi hanno colpito e che poi hanno vissuto la mia scelta, è stata anche in funzione della giornata, del periodo. Certo, un Perché io avevo verso... strappolato quelli che avevano comunque un inizio, un percorso e una fine, no? Raccontavano una mini storia, Certo, haiku, ok. una mini storia. Dentro nel poema c'erano migliaia di piccole storie. Però le avevo trascritte, quelle che si prestavano, Le sceglievi? le ho trascritte, ma poi la scelta era in funzione del mio vissuto di quel momento, di quel periodo. Ho capito. Sì, è un lavoro molto più complesso che ricamare delle giacche, dei cappotti, delle Sì, camicie. quindi c'è la lettura, qualcosa ti colpisce, l'hai estrapolata trascrivendolo su un foglio, su un'agenda, e dopodiché quando ti risuonava in quel momento della tua giornata, quel momento in cui ti saresti messa a lavorare, sceglievi il giusto, l'appropriato verso, e lì è un modo come per entrarci ancora più dentro, farci un lavoro meditativo, come l'hai descritto prima. Poi c'è anche la parte proprio materica, gli oggetti in sé, gli abiti, hanno una storia. Influenza questa cosa? E certo che sì. Avrebbero potuto prendere la via della Caritas o della discarica. Sono appartenuti ad altre persone. Hanno fatto un loro percorso, alcuni sono firmati, quindi ecco il fatto del marchio riconosciuto di chi è di Missoni. È di Missoni. Adesso No, c'è è mio, impresso, è mio. sul maglione di Missoni No, c'è non è impresso... di Crizia, c'è impresso... Crizia Trends, anche queste tutte boiate, no? Del Queste consumo, cose- tutte boiate del consumo. Capisco questa cosa perché io stesso ho bisogno di utilizzare per i miei lavori fotografici di fotografie già fatte di altre persone che provengono da un vissuto, devono essere già vissute. Quindi questa cosa qui la capisco. Non serve la stessa cosa quindi se utilizzassi un capo comprato appositamente in un negozio. No, e infatti sono tutti capi appartenuti a delle persone che me li hanno dati perché sanno che io utilizzo sempre quello che gli altri scartano, e da sempre, anche quando avevo i soldi per comprare vestiti non li compravo. Anche perché era anche, non dico sempre, ma abbastanza
discreta come qualità di tessuto, come qualità di esecuzione. E quindi hanno un percorso, gli abiti so di chi erano, quanto li ho utilizzati io, per quale evento eventualmente, insomma. Questo per esempio l'ho utilizzata alla performance che abbiamo fatto assieme, una tua performance, al mulino di Portogruaro. Sì, per l'associazione Porta dei Benandanti, la performance si chiamava Fairformance. Perché era tutto l'incontrario. E poi anche lì mi hai fatto fare una situazione che per te era una performance, per me era un happening, perché non mi hai fatto leggere quello che dovevo leggere prima, solo all'ultimo momento. Cioè lei leggeva le poesie e io cucivo invece. Sì, ma quello che dovevo leggere io non avevo avuto accesso prima ed era messo tutto all'incontrario. Era un non senso, un senza senso assoluto. Vabbè, anch'io cucendo, non è che ero preparato. Volevo farti questa domanda, perché comunque i tuoi lavori sono finiti in collezioni private, in collezioni pubbliche, quindi diciamolo, però volevo chiederti, anche quando nel tuo periodo in cui eri un artista, che facevi questi lavori, e cedevi i tuoi lavori, sentivi lo stesso questo sentimento di liberazione come Sì, adesso? sì, producevo e dovevo liberarmi. Non mi sono mai sentita un artista e non mi sono mai posta il problema di avere l'ambizione o, che so, la soddisfazione, se vogliamo, di avere un pezzo qui, un pezzo là. Sì, no, è solo un'etichetta cioè, artista. più delle volte a chi faceva piacere, a chi desiderava un mio pezzo, ben venga, ma non provavo orgoglio. Ma mi interessava collegarmi a quello che hai detto all'inizio, che adesso stai cedendo tutto quello Sì, che sì, hai. liberata completamente di Ed è tutto, un anche senso delle di cianfrusaglie, libertà. voglio dire. E Libera da quello che è il passato, libera dalla casa, andrò in una piccola bomboniera ad abitare, quindi non avrò neanche lo spazio. Ma continuerò a lavorare con le mani, come ho sempre fatto anche da bambina, per produrre delle cose che servono e che non avranno più la valenza per un'esposizione. E quindi quello che ho sempre utilizzato, i lavori dell'ambiente artistico, per mandare dei messaggi agli altri. Ecco, anche i versi, ma non solo. Non solo con la scrittura abbinata all'elemento, ecco, all'oggetto, quello di mandare dei segnali. Ecco, non ce n'è più bisogno, anche perché penso che dal 2020 il dado è tratto e quindi non serve più mandare messaggi, ognuno ormai vede quello che c'è, no? vuoi precisare meglio questa cosa che hai detto? Nel senso che prima lo utilizzavo come urlo di protesta, guardate che non va bene così, guardate che. Adesso non serve più, quello che è fatto. Quello che l'umanità poteva fare l'ha fatto nel 2020. Boh. Ho capito. Che è stata anche una buona cosa, perché il metodo Covid ha fatto venire a galla la realtà, la verità. E quindi anche nella mia casa, anche nella mia persona e anche con chi condividevo la vita, no? E quindi ha dato modo, non il virus, ma il metodo, il sistema Covid ha permesso che la realtà, la verità venisse a galla. Ognuno è quello che è e non quello che fa finta di essere. Beh, una maggiore consapevolezza che ti condizionerà anche il modo di vivere, perché addirittura... Non mi condizionerai, vedo il mio futuro molto radioso. Nel senso che non mi condizionerà perché sarà libero. Beh, libero anche dalle Costrizioni. Non, Dalle no. costrizioni che mi ero anche creata, dove ci ho goduto, ci sono stata bene, che erano degli impegni, delle situazioni, insomma, gradevoli, ma che forse si fermavano alla superficie. Adesso, in questo frangente,
appunto liberarmi, libera, uscirne dalla coppia, dalla casa, dal mondo artistico, insomma, un bello sconquasso, una bella rivoluzione. È qualcosa che consiglieresti quindi? Oh no, ognuno ha delle necessità e ognuno, consiglio sempre difficile da dare, però in questo momento penso che sia obbligatorio, non è consigliabile, è obbligatorio andare dentro se stessi e vedere chi si è. Nel tuo caso È obbligatorio, le condizioni non permettono di far finta, le condizioni non lo permettono più. per far finta intendi a ritrovarsi a dei comportamenti che non sono in linea con... Quello che ha detto la società, ognuno di noi, che Sì. si adegua, Ho capito, quelle che sono le leggi dell'uomo, no? a dei condizionamenti. Certo. E non possiamo più permettercelo, questo vuol dire. No. Sono saltati tutti i paletti, no? Quello che era la società e le regole sono saltate tutte. Ok, quindi questo è quello che hai avvertito ed è stata un'occasione di maggior consapevolezza per te e pensi che possano essere anche per gli altri, quindi facendo un lavoro su di sé. Ognuno ha delle necessità e ognuno ha delle prospettive. È stata una mia necessità, potrebbe essere che per gli altri vada bene così. Di certo dal 2020 si è sconquassato tutto. Sì, sicuramente E dobbiamo fare i conti, è stata un'occasione. ognuno con se stesso. Sicuramente è stata un'occasione per utilizzare questo momento eccezionale che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, come per far fruttare qualche cosa che uno ha dentro. Un vedere quanto siamo condizionati, quanto si è condizionati. Se ce l'ha dentro. Insomma, noi invitiamo le persone a fare una scoperta di sé. Quello che si trova sarà sicuramente una novità. Potrebbe scoprire cose orrende. Oddio. La forza va coltivata Prego, pian prego. piano e con fatica, giorno dopo giorno. Non è che ce l'ho e non sapevo di averla. Vado da un guru, scendo in me e scopro la mia forza. No? Forza c'è o non c'è, o l'ho costruita prima, se no non è che la trovo. Bello. D'accordo, no, ti ringrazio. Io sicuramente porterò a casa questo corpus di capi con i miei versi, che è enorme da quello che ho capito, da quello che ho visto. No, siamo a un 60 pezzi circa. Ok, va bene, 60 pezzi, 60 sembra una cosa da poco. E magari cercherò anche di mostrarvi con delle foto nel mio sito, in modo tale che si possa godere. Ecco, un dettaglio di questi capi che spesso sono stati utilizzati per delle esposizioni come tappabuchi. Cioè, mi spiego meglio, per esempio a Palmanova 2019. Sì. Mi telefona Andrea Borgato, che era stato contattato dal curatore di Palmanova: aiutami, non c'è nessuno che vuole esporre nella loggia della Gran Guardia, perché è all'aperto, è al coperto, Sì, ma all'aperto. E non trovo nessuno disponibile in questo luogo, anche perché non si possono piantare chiodi, non si può, ci sono gli uffici comunali, quindi 1000 limiti. E mi telefona e mi dice: senti, con quei capi ricamati sui versi di Enzo Comè, parteciperesti? Sì, vado. È stato un successone, perché addirittura il sindaco, che l'ho conosciuto l'ultima serata delle giornate del contemporaneo,
Ha detto che prima di entrare negli uffici e quando usciva se li leggeva tutti e li aveva fotografati uno per uno, che mi ha meravigliato molto, perché i politici, sì, sappiamo, non hanno tempo da perdere in queste Invece cose, fanno no? nove. E mi ha colpito molto. Sempre sindaci, qui l'assessora all'epoca, sempre Andrea Gorgatto, mi telefona e mi dice: guarda, mi hanno bocciato quello che per la sala consiliare. Ma guarda, mi hanno bocciato un artista, 2, 3, inerente al concorso nazionale di poesia, che poi io non so né leggere né scrivere, sì, di poesia non è che ne so granché, solo che i tuoi versi, chissà perché, devo leggerli tante sono volte, onorato. ma anche nel tempo poi Come li parlare. riutilizzo e li vivo proprio. Bene, mi telefona e mi dice: senti, i capi tuoi ricamati, mandami delle foto che le presento, perché è stata bocciata la proposta che avevo fatto inerente al concorso, quindi un qualcosa di arti visive inerente ai versi. Mando le foto, mi ha detto, successone, mi hanno detto: arriva quel giorno, porta. Doveva fermarsi, i capi erano alloggiati nella sala consiliare. E mi sono presentata, li ho esposti, per fortuna c'erano già le barre per agganciarmi, un appendino, anche perché poi i capi d'abbigliamento, insomma, è molto facile agganciarsi, e non hanno bisogno di grandi cose per l'installazione. E dovevano fermarsi una settimana, il tempo del concorso, e invece li hanno tenuti 3 mesi, perché quando facevano il consiglio comunale per loro era piacevole leggere questi versi. C'era Erasmo da Rotterdam, Enzo Comin, Federico Tavan, non so se mi spiego, e mi ha fatto sorridere sta storia di questi sindaci, di questi assessori che fanno e che amano questi versi. Lo trovo un ossimoro, però Che comune? e poi Taglio Veneto. Sottolineiamolo. E sottolineiamo, Ok. e ho detto: e vai, secondo, quello è antecedente però. E poi l'ultimo al Mulino, ma che però non c'entrano i sindaci, che però bisogna dire che hanno un bello spazio e che seguono molto bene con l'arte contemporanea a Borgampiano. Borgam. Anche lì il curatore Renato De Marco, per esempio, non li aveva mai visti i pezzi ricamati, ma era presente alla tua performance, che per me è stato un happening, e ha detto: quei capi di quell'azione che avete fatto, perché è inerente alla parola, e anche lì mi ha detto: porta un pezzo, voglio quello della foto, il cappotto, quello blu, che c'è una tua poesia quasi intera, cioè molto lungo, Sì. e che adesso farà parte della collezione di Luisella e Luigino Mior a Portogruaro. E ne ho portati 3, perché ho detto: magari al momento, in funzione del luogo, non ne so niente di questo Borgampiano, non so neanche dov'è, magari come li ha visti tutti e 3 esposti. Beh, Quindi cioè, sono scelti come tappabuchi, ma perché appunto sì, casualmente però hanno fatto effetto, forse perché la scrittura è in uno spazio inusuale, su un materiale non contemplato normalmente. Per esempio a Portogruaro, finita una manifestazione, indosso il cappotto blu, appunto con tutta la tua poesia, quella bellissima, che poi ho fatto anche un libro d'artista, quello delle stanze, Sì. vorrei essere un cieco e dormire nelle stanze sbagliate. Siamo in attesa, in coda per la pizzeria, finita la manifestazione. C'è Silvia Lepore, con cui interloquisco, che dice: ferma, non muoverti, perché c'è la coda dietro che ti sta leggendo. Fermati che ti sta leggendo, Ha detto: bellissimo. stai ferma. Allora ho incrociato le braccia così, in modo che la schiena fosse proprio
che cadesse bene a puntino per dare modo di leggere.